ben ritrovati con i caffè di Dentro la Storia. Oggi puntata molto particolare, io spero che tutti voi abbiate preparato la vostra tazza di caffè come faccio sempre io. Mia gradita ospite di oggi è Valentina De Santis, ricercatrice che ha scovato qualcosa di molto 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 interessante nelle sue ultime ricerche che hanno portato alla pubblicazione di un libro, ma non voglio spoilerare troppo. Allora, ciao Valentina, ben trovata ai nostri canali. Ciao, buongiorno. Ciao, ben trovato, grazie dell'ospitalità. Si diceva appunto, hai condotto delle ricerche anche all'interno degli archivi vaticani, che sono un grande mare del sapere, non facile da accedervi. Cosa hai trovato e soprattutto cosa ha prodotto questa tua ricerca? Sì, allora io sono riuscita ad entrare negli archivi vaticani perché volevo indagare meglio la figura di Guglielmo Marconi. Fondamentalmente la cosa che mi interessava di Guglielmo Marconi erano i collaboratori di Guglielmo Marconi. Io stavo cercando di capire meglio l'entourage di Marconi e quindi ero entrata con l'idea di trovare elementi nell'archivio vaticano perché Marconi ha fondamentalmente aiutato a creare Radio Vaticana. Quindi partendo da questo presupposto, appunto supponevo che ci fossero degli elementi all'interno dell'archivio vaticano riguardanti Marconi ed eventuali suoi collaboratori. Soprattutto cercavo Pierluigi Ghina, se devo essere, la devo dire tutta. Quindi in queste ricerche mi sono imbattuta in realtà in un documento, in un fascicolo che in realtà sono poche pagine, dove parlano del raggio della morte. Ora, io già conoscevo la storia del raggio della morte e non speravo in tanta grazia. Onestamente non pensavo di arrivare a trovare un fascicolo del genere, cioè non era, cioè, era un'ipotesi un po' remota, no? E invece, con mia grande sorpresa, ho trovato questo fascicolo. Questo fascicolo fondamentalmente sono 3 pagine. Allora, la prima pagina è una pagina di un articolo tedesco di giornale, firmato da una persona tedesca, un giornalista tedesco. Poi c'è la traduzione, cioè non c'è la traduzione, c'è il report che fa l'addetto della segreteria di Stato e poi c'è un timbro accanto a questo articolo tedesco. Fondamentalmente la cosa interessante è che la data che viene indicata come esperimenti, nonostante sull'articolo in tedesco sia 1936, la data invece portata dal funzionario è 1937. Ora, io ero già quasi arrivata a questa conclusione. Perché? Perché ho fatto tutta un'analisi. Il raggio della morte è una ipotetica arma che è stata descritta fondamentalmente da 2 persone in Italia in quel tempo e sono Rachele Mussolini e Benito Mussolini, che sono voci autorevoli per quel tempo. Chiaramente stiamo parlando di Benito Mussolini, della quella che si direbbe oggi la First Lady. Insomma, le loro testimonianze le reputo molto rilevanti. Rachele Mussolini ha dichiarato che nel giugno del 36 lei si trovava sulla Roma-Ostia e a un certo punto tutte le macchine si sono bloccate. Lei aveva parlato prima con il marito, prima di uscire da Villa Torlonia, e il marito gli aveva detto: guarda, fatti trovare lì a quell'ora che vedrai una cosa interessante. Rachele Mussolini ne parla nel suo libro negli anni 70, quindi la cosa che mi ha stupito molto è come una donna a distanza di parecchi decenni decida di tirare fuori una storia del genere, perché se volevi riabilitare il nome di tuo marito non è che tirando fuori il raggio della morte forse ci riesci benissimo. Diciamo che rischi di fare una figura un po', no? Di una bufala che passa per una bufala, che sei un po' una che, non dico una bugiarda, mi pare eccessivo, però magari non era proprio un tema, il miglior tema da trattare. E quindi lei ne parla in questo suo libro e fa proprio riferimento al 1936. Ora, il 1936, io nel momento in cui mi sono approcciata a questa storia, ho detto: ok, che cosa stava succedendo nel 1936? A Roma in generale o nella famiglia Mussolini? Qualcosa che potesse dare uno spunto per trovare altra documentazione, perché chiaramente se tu vai a cercare 1936 il raggio della morte non trovi nulla. Quindi ho detto: che cosa stava succedendo? Cerchiamo di allargare la sfera di ricerca per capire come contestualizzare questo eventuale raggio. E che cosa è successo? Ho comprato i diari veri o presunti di Benito Mussolini.
sono veri o presunti perché non si sa se li ha scritti davvero Benito Mussolini. Questo però è rilevante per questa trattazione perché quello che ho letto nel diario del giugno del 36, parla della malattia di Anna Maria Mussolini, che era l'ultima figlia della coppia. Anna Maria Mussolini stava morendo, e questa è una notizia ufficiale, diciamo, quindi che i diari siano veri o presunti poco importa, perché Anna Maria stava veramente morendo, aveva contratto la poliomielite e quindi erano momenti drammatici per la famiglia Mussolini. La bambina era in degenza a Villa Braschi, che è una villa fuori Roma, verso i Castelli, e non stava quindi a Villa Torlonia. E c'è tutta la cronistoria di giorno per giorno della malattia della bambina e anche della disperazione della famiglia Mussolini. Quindi Benito Mussolini era completamente disperato, tant'è che aveva anche dichiarato che se la figlia fosse morta lui avrebbe rinunciato al potere, e queste sono delle dichiarazioni ufficiali di Benito Mussolini. E quindi c'era in questo clima di tragedia, perché di quello stavamo parlando, mi risuonava male che una donna parte, va sulla Cristoforo Colombo, assiste, cioè, fa parte in prima persona di un esperimento coadiuvata dal marito che la manda a fare l'esperimento, quindi tutti d'accordo. E insomma ci sono talmente tanti passaggi all'interno di questo diario che non permettono la collocazione di Rachele Mussolini in quel momento storico, e quindi il 1936 è una data impossibile. Inoltre, dalla testimonianza di Rachele Mussolini viene fuori una donna tutto sommato serena, cioè lei bloccata sulla Roma Ostia, l'attuale Cristoforo Colombo, sta lì in attesa che questo momento passi con la figlia a casa che stava morendo. Non traspare nessun tipo di preoccupazione, di agitazione, di stare lontano dalla figlia. Non si sa per quanto tempo, cioè io vengo bloccata da mio marito sulla Roma a Ostia, non so per quanto tempo, non so quello che sta per succedere, quello che succederà, e nel frattempo non ho nessun collegamento diretto con mia figlia. Inoltre Rachele dice di essere partita da Villa Torlonia, ma la bambina stava a Villa Braschi e quindi c'è anche un dislivello tra la casa dove stava la bambina e la casa dove lei dice di essere partita, l'abitazione. Quindi ci sono degli elementi che non coincidono. Io aggiungerei anche una cosa, il fatto che nel 1936, se parliamo di giugno, c'era appena stata la proclamazione dell'impero con la fine della campagna d'Etiopia e Mussolini in quel momento stava vivendo anche un periodo molto complicato dal punto di vista della politica estera, perché si stava avvicinando sempre di più a Hitler. Il mese successivo ci sarebbe stato il pronunziamento in Spagna, l'avvio della guerra civile spagnola, quindi è un po' strano che nel 1936 Rachele Mussolini avesse ordine dal marito di farsi una gita tranquilla in campagna verso Ostia, così. Sì, esatto. E poi ti ripeto, poi lei torna da questa scampagnata, chiamiamola così, e c'è tutta la famiglia riunita, compresa Anna Maria. Nella descrizione di Rachele c'è anche Anna Maria che cena con loro, il clima è conviviale, è leggero, è sereno, scherzano su quello che è appena successo, ma la bambina oggettivamente non poteva né ridere né mangiare né tantomeno stare seduta a tavola, era in fin di vita, veramente. Benito Mussolini quando descrive, c'è un giorno in particolare dove dice proprio pensavo fosse morta, quindi la malattia era gravissima, la bambina era appesa a un filo, e questo cozza con quello che in realtà racconta Rachele a livello anche psicologico, emotivo, a livello familiare, di focolare familiare, chiamiamolo così. Quindi ho detto ok, non è 1936. Cosa è successo allora? Cioè, dove la vado a pescare questa nuova data? Questi ragionamenti li ho fatti leggermente prima di trovare questo documento, perché appunto stavo già studiando la questione. La data 1937 è appunto sottolineata dal fatto che nel 1937 a giugno a Roma era in visita il ministro della guerra Werner von Blomberg, della guerra tedesco. Era venuto in Italia per assistere a una serie di dimostrazioni. Lui comunque ha fatto un giro di
anche di verifica se vuoi, perché loro stavano valutando l'alleato fondamentalmente, cioè era venuto apposta a vedere come stanno messi gli italiani, e tant'è che è uscito poi un resoconto giornalistico, cioè un articolo di giornale in Germania dicendo che gli italiani facevano schifo su Blomberg, cioè noi eravamo pessimi, a giugno, ti parlo di Blomberg che torna in Germania, esce questo articolo. Poi però a settembre Mussolini va in Germania, a Berlino, e diventiamo l'alleato ideale. Quindi chiaramente c'è una discrepanza tra quello dichiarato prima dell'estate e quello che è successo dopo l'estate. Ora mi dirai, è una tattica diplomatica per sviare, per non far capire, per insomma tante cose. Però c'è anche la possibilità che insomma Blomberg abbia visto delle cose e se le sia tenute per sé fondamentalmente, o per una stretta cerchia, tant'è che poi Mussolini è andato a Berlino accolto, non ti dico come Napoleone, ma quasi, e non era cambiato granché, perché in quel tempo poi la parte estiva, le ferie, chiamiamole così, estive, le vacanze estive erano lunghe, quindi non è che c'era l'attività come c'è adesso, cioè quando si smetteva di lavorare, si smetteva di lavorare per tanto tempo, cioè le vacanze estive erano lunghe, quindi non succedeva, non ti dico non succedesse niente, ma quasi fondamentalmente. Ecco, a E proposito di questo raggio della morte, si è sempre detto la paternità sarebbe stata di Guglielmo Marconi. E anche qui vediamo un attimo di incastrare le date. 1937. L'anno dopo c'è la visita di Hitler in Italia, sempre a maggio. Guglielmo muore in quel periodo, quindi l'inventore di questo presunto raggio della morte muore proprio a cavallo tra la visita di von Blomberg e la visita di cortesia di Mussolini a Berlino. Praticamente dal maggio del 37 al settembre del 37, nell'estate, muore Guglielmo Marconi. sì. Però si è sempre parlato di una visita, e allora a questo punto entriamo nel discorso degli archivi vaticani, di Guglielmo Marconi al Papa, a Pio XI, in cui si sarebbe anche parlato di questo raggio della morte. Tu hai trovato traccia di questo? Allora, io ho cercato le udienze papali che c'erano, che potevano esserci state tra giugno e luglio, e io non ho trovato nulla su questo, ufficiali quantomeno. Ora, c'è anche da dire che Guglielmo Marconi era in confidenza con il Papa, perché oltre ad aver fatto Radio Vaticana, Guglielmo Marconi era riuscito ad ottenere l'annullamento del suo primo matrimonio alla Sacra Rota, e questo è un evento eccezionale quasi per l'epoca, perché non era assolutamente facile ottenerlo. Quindi Guglielmo Marconi era molto, non voglio dire amico perché non lo so poi effettivamente, però molto in confidenza con il Papa. Quindi ho anche dedotto che se Guglielmo Marconi fosse andato dal Papa, il Papa l'avrebbe accolto, ricevuto extra udienza, senza la necessità di un'udienza ufficiale trascritta sulle agende fondamentalmente. Però Benito Mussolini, nella sua ultima intervista che lui ha rilasciato nel 45 ma con la pubblicazione nel 52, dà delle informazioni proprio su questo incontro, perché lui dichiara che la guerra l'avrebbe potuta vincere grazie a questo raggio di Guglielmo Marconi, ma che Marconi non l'ha voluto dare. Lui dà una descrizione di Guglielmo Marconi molto in uno stato di agitazione perenne fondamentalmente. Era turbatissimo, era andato dal Papa, e Marconi aveva riferito a Benito Mussolini della conversazione con il Papa e aveva detto che anche il Papa era molto turbato da quest'arma, tant'è che aveva consigliato a Marconi di distruggere tutto. E Guglielmo Marconi, che era diventato nel frattempo religiosissimo, fondamentalmente ci stava pensando, tant'è che poi alla fine non sappiamo proprio precisamente cosa sia successo. Allora, se io fossi Guglielmo Marconi, io ho più di 60 anni e sono, diciamo, una star internazionale e ho inventato di tutto e di più, mi conoscono dappertutto, non c'è porta che non si apra al mio cospetto. Fondamentalmente io, se ho tra le mani un oggetto del genere, non vado nel panico, prendo l'Elettra, vado al largo, butto la scatola, chiudo tutto e non c'è più nessun problema. Invece Marconi ha avuto uno forte scrupolo di coscienza, tant'è che lui ha
ha risentito fisicamente perché poi è morto di infarto, di angina pectoris e quindi non riesco bene a trovare la quadra di questa dinamica fondamentalmente. A mio avviso Marconi non ha inventato nulla, Marconi ha scoperto qualcosa, coadiuvato da qualcun altro, insieme a qualcun altro, e si è ritrovato tra le mani un qualcosa che lui non era assolutamente in grado di gestire. Da lì deriva una serie di preoccupazioni, di ansie, di panico, perché lui ha assistito a questi esperimenti dove era un crescendo di potenza. Cioè, prima venivano bloccate le macchine, poi sono stati abbattuti gli aerei e poi sono state uccise delle pecore verso i castelli. Quindi lui si ritrova davanti un'arma che non è assolutamente in grado di gestire, fondamentalmente. Prima ti ho detto che ti avrei detto perché e non era un raggio. Ecco, nel momento in cui tu emetti un raggio, fondamentalmente il raggio si muove su una linea retta. Ora, bloccare per 200 metri tutte le automobili, tutti i veicoli che ci sono, non può essere tramite un raggio, perché il raggio, a parte che appunto segue una retta, ma poi ti saresti dovuto spostare insieme a quel veicolo. Quindi non era un raggio, era semmai un campo dove c'è un'emissione continua e tutto ciò che è dentro quella sfera di emissione viene bloccato. Poi spengo il macchinario, spengo l'emissione e tutto torna come prima. Quindi a mio avviso era un AMP, quindi un impulso elettromagnetico che Marconi, ma dubito che possa essere ascritto a lui, diciamo Marconi ha generato e messo in funzione, e ho anche individuato 2 sedi plausibili per questa emissione, e sulla Cristoforo Colombo c'era la Italcable, che era un edificio dove venivano condotti sempre studi ed esperimenti nell'ambito delle onde elettriche, elettroniche, sempre con Guglielmo Marconi. E poi c'era la tenuta di Castel Porziano, la tenuta di caccia del re, e quindi che era un luogo assolutamente privato, secondo me è quella esatta come sede, perché è molto più impenetrabile della Italcable, se ci pensi. È un posto che non entra nessuno, perché prima di tutto perché è privato e poi perché è il re, quindi ha un controllo strettissimo, mentre magari la Italcable, gente che va e che viene, magari ci può anche essere, nella tenuta privata del re non entra nessuno. Abbastanza difficile che faccia entrare qualcuno. Volevo farti una domanda. Allora, sappiamo benissimo che si sono generate storie, a volte anche leggende metropolitane, in certi casi però si è verificato che non era una leggenda, era storia vera. Le cosiddette Wunderwaffen naziste, ne abbiamo parlato anche noi. Sì. Cosa ne pensi del fatto che di questo presunto raggio, che poi probabilmente non era, come hai spiegato tu, un raggio, ma probabilmente era un campo elettromagnetico, se ne sia occupato Marconi, ma successivamente, a partire dal 1943, la Germania nazista non abbia provato a replicare qualcosa del genere, o magari ad acquisire nell'Italia, che controllava, dei macchinari o dei documenti o delle ricerche che erano state svolte in precedenza per sviluppare eventualmente un'arma del genere. Sì, allora guarda, io ho provato a ricercare anche questo materiale in Vaticano, però è molto complicato, e per ora non ho trovato nulla. C'è da dire che ad Essen perdonami, o Essen o Assen, esatto, nel 1939 le macchine si fermarono tutte. Ci fu un esperimento simile, diciamo, però non vorrei che poi si mischiassero la verità con la mitologia, con il racconto. Non sono sicura, e nel momento in cui non trovo nulla, sai, Ti fermo. prendo un po' con le pinze. Esattamente. E quindi non so dirti, anche perché ti ripeto, essendo in Germania non ho il pieno controllo, poi in tedesco, insomma, non è così semplice portare avanti una ricerca simile. Però la cosa che mi ha fatto anche pensare è che appunto Hitler nel 1938 è venuto a Roma. Ora, il Papa non ha detto non incontro Hitler, ha detto incontro Hitler a Castel Gandolfo. Quindi se vuole venire, se mi vuole parlare, possiamo parlare lì. Non c'è stata una chiusura totale, c'è stata una chiusura sul luogo, non sul fatto di incontrarsi. E quindi non vorrei che Pio XII non volesse far entrare Hitler per un determinato motivo in Vaticano. Poi c'è da dire che tutta la parte del nazismo, chiamiamolo esoterico, prevede una ricerca
ossessiva quasi di tutte quelle reliquie sacre che potessero giustificare una provenienza ariana da una parte e anche un potere immenso dall'altro, che appunto Himmler e compagnia cantante avevano messo su per cercare reliquie sacre, dalla dancia di Don Gino all'Arca dell'Alleanza, al Santo Graal, e insomma c'era una sottodivisione, una suddivisione, proprio la NERB, che cercava questi elementi per farne poi delle armi e per giustificarne insomma il potere e anche tutto quello che stava facendo Hitler. Però sai, finché io non trovo dei documenti, cioè se trovassi una cosa simile sarebbe sconvolgente, per ora non l'ho ancora trovata. Bene, bene, bene. Allora senti Valentina, io non voglio spoilerare troppo perché altrimenti poi chi è che legge il tuo libro se te lo spieghi tutto? Non è il caso. Io inviterei i nostri follower, i nostri iscritti a approfondire semplicemente, esatto, grazie che mi mostri la copertina, L'arma segreta di M, direttamente dagli archivi vaticani di Valentina De Santis, lo trovate su Amazon. Mi raccomando, dategli una bella occhiata perché Valentina ha fatto un grosso lavoro di documentazione e mi sembra giusto riconoscere lo sforzo compiuto. Valentina, io ti ringrazio ancora e direi che magari se avrai altri elementi in futuro, non solo su questo argomento, ma anche su altre questioni riguardanti certi misteri della seconda guerra mondiale, possiamo tranquillamente risentirci. Allora, guarda, ti dico già che sto scrivendo un altro libro. Innanzitutto ringrazio il nostro amico Giorgio Di Salvo per la prefazione del libro che ha fatto, e sto già scrivendo il sequel e il prequel dell'Arma di Marconi, e ho deciso di farlo in Amazon da sola, in autopubblicazione, per poter essere libera di parlare di tutto, insomma, e di non avere eventuali censure, e quindi sai, pubblicare dei documenti vaticani è sempre un po' delicato come approccio, quindi bisogna andare, ecco, con i piedi di piombo. L'ho pubblicato seguendo una linea soft, chiaramente neutra, senza lasciar spazio a dietrologismi o a ideologie o quant'altro, e quindi è un lavoro essenziale, lo definirei. Poi ne sto facendo altri e quindi probabilmente avremo modo di rincontrarci. Ci risentiremo a presto. Allora, grazie ancora Valentina di essere stata ospite del nostro caffè. Il mio caffè ormai è finito, è stato comunque molto piacevole e buona domenica a tutti voi che ci seguite e restate ancora con noi. Grazie, ciao.